Fatto, vedi? Ecco fatto. Liberiamo le dita, resisti, proprio se lo teniamo qui, giù, anche le gambe. Questo ti rimarrebbe il mal di schiena. Se vado a stimolare invece il legamento, spingi, qui cederai. Vedi? Mantieni questo così, guarda, rimani forte e adesso qua abbiamo la nostra debolezza, sì. Vedi? Butto. Molto bene, subito fortissimo, okay. Vedi? Morbida, sentirai anche qui un bel... Apri la bocca, chiudi, sì, infatti si sente proprio che slitta. Forse un po' di solletico, vero? In questa zona qui. Dove sentivi la pesantezza alle gambe. Sì, esatto. Ecco fatto. Hai sentito? Sì, sì. Certo, assolutamente. È quello che stiamo correggendo oggi. Buongiorno Claudia, allora raccontami pure il motivo della visita. Allora, quando ho ripreso la palestra ho iniziato ad avvertire dei piccoli dolorini, soprattutto nella parte della cervicale ma anche della spalla. Hai mai avuto colpi di frusta, incidenti in macchina? No. Ok, no, perfetto. Hai mai messo l'apparecchio? Allora, sto utilizzando un apparecchio, però è quello mobile che comunque si Ok, che non è un bite, è proprio l'apparecchio mobile. Sì, esatto. Ok, posso vedere un attimo, posso? Sì. Mi fai vedere i tuoi denti? Ok, perfetto. Vediamo, girati di là. Giriamo la testa verso sinistra, abbastanza mobile, ma manca, esatto. Quando giro la testa mi fa male. Fa male dall'altro lato. Esatto, infatti, esatto. proprio muscolare. Vediamo, giriamo dall'altro lato, invece ti fa meno male o no? Meno. Meno. E invece dall'altro lato ti faceva male? No. Cioè girando a destra ti faceva male a sinistra? No, quindi chiaramente tendendo il trapezio superiore di destra avevi diciamo una tensione già molto evidente. Vediamo se questa si manifesta anche sulle braccia, direi, guarda qua, questo è proprio da sistemare, Sì. Giusto un attimo. Qui abbiamo un po' di difficoltà anche se arriva abbastanza in alto il movimento, però questo è proprio bruttino, cioè proprio si blocca più facilmente, mentre da questo lato, se ti faccio vedere, esatto, immaginavo, va molto molto meglio, vedi? Sì. Anche qui è più lineare, è più libero e va molto più indietro. Avevi mai avuto fastidi in questa zona della spalla? Ogni tanto formicolano le mani? Soprattutto questa, no? No. Ok, meglio così. Vediamo, ti faccio sedere se non ti dispiace, qua davanti a me, aspetta che ti abbasso un pochettino. Prego, qua, al centro. Ok, seduta soltanto. Guarda. Ok. Verso di qua. Bravissimo. Arrivo subito. Allora, per favore, mi dai le mani così e voglio vedere se ci sono delle difficoltà che partono proprio dalla cervicale, testerole, radici nervose che arrivano poi alle mani e alle braccia. Apri le dita, tienile così, tieni forte, non mi fare vincere. Bravissima, chiudi le dita, non mi fare vincere, resisti, ottimo, attenzione alle unghie per te, non per me, no. Spingi in basso, ok, in alto, mantieni le braccia così, spingi in alto e qua abbiamo la nostra debolezza, vedi soltanto sulla destra, lo senti subito, spingi all'esterno e anche qua, vedi, questa è una problematica della cervicale sulla proprio quarta e la quinta cervicale, solo a destra, ok? Adesso io ti prendo, guarda, una luce infrarossi, la mettiamo qua davanti, cose strane. E questa serve? Ad attivare il sistema nervoso in modo più adeguato. È una tecnica che viene dagli Stati Uniti, ok? Si chiama Quantum Neurology. Provoca dolore? Assolutamente no. Tu puoi stare super tranquilla. Questa è solo una piccola percussione. Ok. Respira. Benissimo, tutto fatto. Fatto male? No. Assolutamente no. Assolutamente e ti faccio no. vedere la magia adesso. Mantieni così, spingi in alto. È fortissimo, vedi subito. Spingi di lato, è subito fortissimo. Vedi, non è mai successo proprio, non è successo proprio niente. Aspetta un attimo. Togliamo pure questa.
Ok. Mi fai già vedere, vediamo se già la stessa proprio sola tecnica cervicale ha liberato la spalla. In realtà sì, ti dico la verità, guarda un po' quanto si Sì, libera. sì, assolutamente. Quindi era proprio clamorosamente un problema di natura cervicale. Vediamo qua, caspita, guarda quanto va indietro, ok, subito. Però comunque facciamo un'altra piccola tecnica interessante. Ok. Per dare ancora una spinta, insomma una stimolazione importante per la spalla. Mantieni, guarda, semplicemente il braccio in questa posizione, molto vedi ruotato verso l'esterno, così. Solita storia, ti chiedo di respirare, fai 3 respiri grossi, butta, prendi, butta, stop, prendi, butta, prendi, butta, prendi, butta, prendi, butta, prendi, butta, prendi, butta. Molto bene. Adesso per piacere mi dai ancora qui, muoviamo ancora bene la spalla, se aiutiamo la scapola. Sì, qua sento un po' di dolorino, un pochino di fastidio. Assolutamente vero. E adesso ti posso chiedere una cosa, se giri la testa verso di qua ti fa ancora male a destra? No. Già non ti fa più male? No, posso, va bene. Allora ti faccio mettere la pancia in su, per favore. Pancia in su? Su, grazie, sì. Un pochino più indietro per piacere. Bravissima, così. Allora, fammi vedere un pochino intanto qui, perché lo dovremmo, esatto, anche sbloccare meccanicamente. Allora, intanto prepariamo. Ti fa male qui? Un pochino? Un pochino sì. Qua di meno o di più? Di meno. Di meno, qua molto di più. Sì, Vedi? poi, Proprio è molto fastidioso. Quindi è tutto collegato? È sempre tutto collegato. Il corpo, guarda, non ha nessuna separazione se non nella nostra testa. Apri la bocca, chiudi. Sì, infatti si sente proprio che slitta la mandibola proprio. Guarda, apri. Tac, vedi? Non fa il click, ma è come se lo facesse, ti giuro, perché proprio si sente questo scavallamento sul lato destro, va bene? E io a questo punto voglio vedere una cosa, perché la mandibola può portare anche delle disfunzioni fino a giù, fino addirittura alle ginocchia e ai piedi, quindi io voglio essere sicuro che questo invece non stia accadendo, e se sta accadendo lo sistemiamo. Dottore, io invece ultimamente la sera ho dolore alle gambe. Alle gambe, tutte quante. E anche formicolio. C'è una sensazione di formicolio. Ok, ora lo attenzioniamo e vediamo un pochino se ci sono anche dei muscoli più tesi anche a causa della palestra, per la circolazione. Intanto guarda, ti faccio tenere dritto dritto il ginocchio, ruotiamo bene così la gamba e spingi verso l'alto, verso il tetto il piede. E come puoi ben vedere è debolissimo. Vediamo se è una questione bilaterale o soltanto del lato sinistro. Spingi in alto e qui è fortissimo, ok? Questo è quello che immaginavo. Abbiamo un problema della mandibola a destra che ci sta portando, si chiama una seconda categoria pelvica. Abbiamo una debolezza di questo muscolo, anche una debolezza di quest'altro. Guarda, mantieni qui, resisti. Proprio zero, mentre dall'altro lato guarda è forte, questo è il muscolo sartorio, ok, mentre l'altro è il muscolo psoas, questo è il muscolo sartorio, quello del sarto, quello che ci permette di accavallare la gamba anche, no? Ed è molto debole, può creare anche dolore in questo tratto qua. Ti fa male? Sì. Mentre da questo lato praticamente è zero, giusto? E inoltre questa, diciamo, condizione che può portare anche mal di schiena, immagina, sicuro, ti porta anche questa debolezza che è il muscolo grandorsale. Per favore mantieni dritto il braccio così, però ruotato, guarda, ruota così e spingi verso la tua gamba, e come puoi ben vedere non c'è alcuna forza, mentre di qua spingi verso di te, è fortissimo, ok? Quando c'è questa debolezza del muscolo grandorsale, l'antagonista primario, che è il trapezio superiore, va in ipertono e tu hai dolorissimo, giusto? Mentre di qua quasi niente, ok? E questo ci riporta anche al tuo problema di prima, che avevi dei problemi su questa spalla. Vedi quanto già una stupida piccola problematica della mandibola può condizionare fino alla schiena, alle gambe, alle ginocchia. Infatti poi qui
sicuramente avrai Sì, quei dolori sì. perché si va a creare un blocco, proprio una delimitazione del movimento dell'osso sacro con l'osso laterale che si chiama ileo, va bene? Adesso io ti faccio una piccola magia, ok? Manteniamo un attimo le braccia così, prendiamo i nostri cunei, avviciniamo un po'. Allora, ti faccio mettere poco più su per favore, brava. Alza, questo lo teniamo qui, questo lo teniamo qui, giù, anche le gambe per piacere, e posizioniamo un magnete su questo punto qua, è la sacroiliaca. Devi sapere che la sacroiliaca è, che sarebbe questa articolazione tra l'osso sacro e questo osso laterale, l'ileo, è a livello neurologico correlata, si chiama neurointerlink, proprio con la mandibola opposta. Ok? Quindi noi in questo momento abbiamo messo un magnete, così ora che ci andiamo a sbloccare qui abbiamo più effetto, sarà ancora più importante il nostro lavoro. Le braccia se vuole puoi abbassare. Tanto liberiamo un po' la muscolatura. Non fa male, non ti preoccupare, è solo un po' di vibrazione, ti può prudere un po' il naso. Questo dovrebbe essere abbastanza piacevole. Sì, confermo. Questi tuoi mal Mi di sento testa. molto rilassata in questo momento. Meraviglioso, e considera che siamo solo all'inizio, anche perché devi considerare che se soffri di mal di testa, io oggi farò per te un'altra tecnica bellissima con un altro macchinario. Però adesso ti devo sbloccare, no, questo tratto, questa disfunzione, e sentire il tuo famoso click totalmente indolore e senza alcun tipo di paura, per favore, che non c'è veramente motivo. Manteniamo la testa così, apri poco la bocca, poco, così. Guarda con gli occhi a sinistra, ora guarda a destra, morbida, fatto, vedi? Ah, che bello, vedi? Sembra una cosa assolutamente indolore, spaventosissima. no, assolutamente indolore. E ora lo sblocchiamo anche sotto, qui invece c'è tutto uno schema, capito? Proprio noi seguiamo proprio uno schema. Morbida, spingi piano piano, guarda contro la mia mano sinistra, l'altra. Sì, così, mantieni, spingi, 1, 2, 3, lascia morbido, ecco qua. Che meraviglia, vedi? Sì, assolutamente, cioè, pazzesco. Subito. E adesso ti faccio vedere il miracolo, tra virgolette il miracolo. Non c'è nessun miracolo, è solo conoscenza, giustamente. Può diventare una magia per le persone che soffrono di dolori. E come puoi vedere, guarda, da subito, ti ricordi quanto era debole questo muscolo? Spingi in alto e fortissimo, vedi? Mantieni questo così, guarda, rimani forte e adesso è fortissimo pure questo. E anche quest'altro ti ricordi che era debole, spingi verso di te. Super forte, vedi, non c'è nessuna finzione. Un attimo ti metti a pancia in giù, per favore. Ok, dottore, ma secondo lei come mai io ho avuto questo problema alla spalla? Cosa può essere dovuto? Come ti spiegavo, è proprio un problema. È una cosa, della non è mandibola, collegato agli purtroppo. elementi in palestra, magari il fatto che io... Sono delle cose naturali. Se tu poi utilizzi dei muscoli che in quel momento sono o deboli o al contrario in iperattivazione non controllati, ti faranno male se li usi troppo, però non è colpa del fatto che sei andato in quindi palestra. è legata alla mandibola, anche perché stai usando anche un apparecchio. Gli apparecchi purtroppo sono comunque molto utili per chiaramente per sistemare la parte estetica, a volte soprattutto spero anche la parte funzionale, ma non sempre viene visto questo. Rimani così. Allora, adesso già il bacino è perfetto, quindi non ci sono delle disfunzionalità
legate ormai alla gamba corta perché le abbiamo già corrette più che altro. Spingi in alto, qui. Ora controllerò perché devi sapere un'altra cosa molto importante ed è il motivo poi per il quale si sviluppano questi mal di schiena legati alla mandibola a volte. E viceversa, può essere anche un problema di qua che poi si manifesta la mandibola, soltanto che in questo caso ovviamente è la mandibola che sta dando problemi al bacino. Dal lato, in questo caso destro, ok, tu non avrai nessun problema. Ci sarà il legamento invece, si chiama ileo-lombare di sinistra, che invece ce l'avrà, perché è il lato dove si era creata la disfunzione della sacroiliaca dell'articolazione, a causa di questo problema dal lato opposto, nella mandibola. Giù la testa, ti faccio vedere dal lato destro, spingi in alto, non succede assolutamente niente. Dal lato sinistro invece spingi, se forte, se io vado, lascia morbido, grazie, se vado a stimolare invece il legamento, spingi, qui cederai, vedi, è automatico. Faccio un attimo il giro e andiamo a correggere in un modo particolare questo legamentino, che poi se non sistemiamo questo ti rimarrebbe il mal di schiena. Molto bene. Qui fa male, vero? Sì. Morbida, sentirai forse un piccolo clicchino. Ecco fatta, hai sentito? Era forte, eh? Qui non ti fa nessun male, o poco, vero? No, Pochissimo, però vediamo un po'. Ok, infatti quasi abbastanza libera. Allora, a questo punto mi fai un attimo un bel respirone, butta l'aria, morbida, sentirai anche qui un bel, eccolo là, bel click, l'hai sentita? Sì. Ti chiedo scusa, morbida, lascia giù la testa, morbida, anche qui, ecco fatto, visto? Togliamo i capelli, morbida, ecco qua, che bella, qui sei perfetta, abbiamo più tensione qua che qui, vedi qua è libero, qua fa molta fatica, vedi? La senti anche tu, no? Lo senti tu stessa. Se io mi posiziono in questo modo, morbida, ecco fatto, hai sentito il bel rumore? E adesso qui non fa più tanta resistenza, sono quasi simili. Adesso sblocchiamo sopra, morbida, gira la testa completamente verso la tua sinistra. Gira, sì, togliamo i capelli. Grazie, sì, sono tanti capelli. Ok. Allora, adesso ti faccio tenere, guarda, questa lungo il fianco. Guarda, te la gestisco io. Esatto. Qui mi devi fare un respirone, buttare l'aria, ancora, butta, prendi ancora l'aria, butta l'aria, ecco fatto. Mi dispiace, questa forse era un pochino più noiosa. Assolutamente ero d'accordo, ma veramente utile dopo. Sì, guarda, no, certo. guarda adesso, esatto, sarebbe perfetta. Anche qui, ecco fatto. Va bene. Ora sei veramente impeccabile, Ti giri per piacere sul fianco verso di me? Sul lato, esatto, brava, con tutte e due le braccia, anche perfetto. Allora, adesso devi seguire esattamente cosa ti dico, nelle posizioni in cui ti metto. Rimani le braccia restano. Ora te le gestisco io, tu rimani un attimo per favore solo così, ferma, questa la dai a me, devo andare un po' più di precisione, va bene? Ok. Non mi aiutare. Tieniti qui, con questo letteralmente prendiamo la mira. morbida, ecco fatto, hai sentito? Dall'altro lato? Beh, era difficile non sentire, l'ho sentito fuori sangue. Assolutamente sì. Girati tutta, ti giro io poi. Questo lo teniamo così, questo lo dai a me, questa volta ci serve la parte più alta.
così, morbida. Che meraviglia. Rimani per favore così, le braccia giù. Piega. Ok, mi va bene. E qua ce n'è un altro in un altro modo. Eccola là. Liberiamo le dita. Fa sempre bene. Strano, vero? Sì, sì. E adesso, prima di andare a fare qualcosa di più rilassante, ti vado a liberare tutta la cervicale e anche oltre in decompressione. Che è una delle cose che io amo di più in assoluto, devi sapere. Alza la testa, non ti spaventare, non è un cappio, anche se ci assomiglia, morbida. Questa è la cosa che io amo di più in assoluto, per me. Ma com'è dolorosa, dottore? Zero, lo sai che non c'è niente ormai più di doloroso. Senti soltanto piacere in decompressione. Aspetta, lo mettiamo meglio. Così. Un bel respiro, butta l'aria e tirerò un po' più forte. Ecco fatto, niente di più, niente di meno. Solleva. Ormai lo sai che ti puoi fidare. Mamma mia, ha ragione, su questo sì, mi fido assolutamente. Allora adesso andiamo a fare una cosa meravigliosa. Invece proprio di paura, proprio non te ne deve fare manco alla lontana. Ok. È un lavoro per i mal di testa, molto bello. Chiudi gli occhi. Con il nostro Rezimax, questo macchinarietto. E questo come agisce? Questo è bellissimo perché stiamo stimolando intanto tutta la componente muscolare, ma soprattutto i nervi cranici. Ok. Ma è bellissima la sensazione di relax. Sì, relax totale. Vedi? Nervo trigemino, nervo facciale, stimola tutto il sistema nervoso anche, quello parasimpatico per calmare tutti i sensi.
facciamo un'altra cosa bellissima, che è il massaggio dell'orecchio, che aiuta proprio invece proprio a stimolare il nervo vago, anche lo stesso nervo trigemino e la cervicale alta. È molto utilizzato, addirittura fosse già solo questo il trattamento sarebbe già un qualcosa di valido, perché guarda, rilassare il sistema nervoso guarda, non ha uguali. Sentirai brividi su tutto il corpo. Sì. E forse un po' di solletico, vero? Stai impazzendo, vuoi ridere, non lo puoi fare. Puoi ridere. Sì, poi mi provoca questo solletico in questa zona qui. Dove sentivi la pesantezza alle gambe. Sì, esatto. Vedi un po'? E poi scende fino alla gamba, sì. anche può scendere fino al piede. Sì. Perché questo? Perché sto stimolando il sistema nervoso neurovegetativo. Quindi adesso tu senti tutto questo, quello che praticamente non è altro che la stimolazione generale di tutto l'organismo, compreso ovviamente tutto il sistema nervoso autonomo, e che ti permette di rilassare completamente, ok, il tuo corpo. Quando si è molto stressati, stanchi, tante cose da fare. Poi tra le cose che si possono sentire sono le gambe pesanti, stanchezza, dolori dappertutto, stringi i denti, proprio sai quella sensazione poi di stanchezza generale che nel nostro corpo poi diventa dolore, no? Sì, sì. Stimolerò anche questo punto, che è un punto emozionale molto importante. Ok, adesso stimoliamo solo l'altro lato, esattamente la stessa cosa. Anche qua sentire subito partire i brividi. I brividi sono automatici quasi. Quindi quando diminuiscono? Meno. Già da subito. Sì. E ora riaumenteranno per poi sparire probabilmente. Non so se sono arrivati, se non sono arrivati non ti serviva tanto, ma va benissimo di fare per rilassare. Questa zona dell'orecchio è innervata dal nervo vago, il nervo che innerva un po' tutti i nostri organi fino a 3/4 del colon, ok? E fa parte, è la parte più grande del sistema nervoso parasimpatico, che è quello che attiva un po' la motilità intestinale, calma il cuore, il respiro, eccetera, è un po' calmante dello stress. Lo stress che è il sistema opposto nella bilancia del sistema nervoso autonomo, che si chiama il sistema ortosimpatico, invece è quello che fa attivare più i muscoli, no? L'attacco fuga, no? La protezione, accelera il cuore, però non permette magari di digerire bene, di andare bene in bagno, di liberarsi, e quindi questo aiuta proprio a riequilibrare. Quando ne siamo stressati siamo sempre sbilanciati, invece in questo modo riusciamo a ritrovare, si chiama l'omeostasi, insomma l'equilibrio di questa bilancia. Ok? Adesso piano piano ti faccio sedere, vieni pure. Girati un po' verso di qua, forse avrai qualche piccola tensione lombare, assolutamente un pochino, no. Sì, un sì, infatti lavoriamo subito con questo qui solo per terminare, perché dopo la manipolazione, per chi non è abituato, magari un pochino di diciamo indolenzimento è più che lecito. Abbassa per favore poco poco qui, ok? È molto piacevole. Sì, assolutamente sì. Sempre questa è la parte che mi fa un po' più male. La parte destra, sì, assolutamente. Ma potrebbe essere anche magari un problema anche posturale. Certo, assolutamente. È quello che stiamo correggendo oggi. Io sto
indosso sempre, quasi sempre con le scarpe col tacco. Lo immagino. Quasi certo. sempre. Abbassa solo la testa, per favore. Ok, ora piano piano, per favore abbassa tutte le spalle, il corpo, tipo per toccarti i piedi. Vai avanti, vai avanti. No, va benissimo. Ritorna dritta, grazie. Va benissimo. Va bene, allora ci possiamo rimettere in piedi. Ti abbasso un pochino il lettino. Perfetto, rimettiti pure in piedi. Raccontami com'è stato, come ti sei sentita, come è andata la tua prima esperienza. Allora, la prima esperienza assoluta, quindi l'idea appunto di fare le manovre un po' mi spaventava, Lo però immagino. devo dire che è più che altro magari una piccola paura psicologica, però poi sul momento Senti il rumore, assolutamente un fatica. rumore, ma sono stata benissimo, Mi fa molto piacere. molto rilassante e già da adesso mi sento anche, può essere più leggera, ma anche la testa. Direi proprio che è sono avuta necessario. io un po' di, quando sono arrivata avevo un po' di mal di testa. Ah, vedi un Adesso po'. invece sono anche molto molto più libera, mi sento Esatto, molto più esatto, leggera. respiri meglio, esatto, sì. esatto. Sì, lo stress Poi, quanto fa, assolutamente. visto? Penso che comunque nei prossimi giorni Sarà sempre meglio. Sarà sempre meglio. Soprattutto fra 2 giorni. 2 giorni solitamente starà ancora meglio, sentirai ancora di più gli effetti positivi. Perfetto. Dottore, ma questo tipo di trattamento con quale frequenza è consigliato? Dipende da fare? qual è il punto di partenza. Solitamente. Ad esempio di un soggetto come me che non l'aveva mai fatto, che comunque me lo spiegava. Esatto, dopo nel una senso- prima visita la cosa più interessante è chiaramente portarti a poterti automantenere. Il mio obiettivo non è tenerti sempre più vicino, Certo. ma cercare di Certo. intanto contenere e di togliere il problema, poi di stabilizzarlo nel tempo, quindi allontanando più le sedute, e poi mantenerlo. Il mantenimento poi diventa magari mensile, trimestrale, semestrale, annuale, Certo. a seconda di quanto uno sfrutta il suo corpo. Certo. Va bene? Quindi alla fine è soltanto da valutare qual è il punto di partenza, l'età, la problematica. Esatto, un'altra domanda, l'età è consigliata per iniziare a fare magari un trattamento del genere o comunque anche per... Allora, i trattamenti sono veramente da prima della nascita, cioè dalla pancia della mamma, Sì. fino all'età veramente pluriavanzata. Ok. La nostra attenzione è ovviamente a seconda della nostra specializzazione valutare cosa accettare in Certo. studio e cosa no. Chi tratta magari di più i bambini, chi tratta di più gli Certo. anziani, eccetera. E comunque ci sono tante tecniche, non si fanno sempre le stesse tecniche in un Chiaro, trattamento. Ovviamente in un neonato non puoi fare delle Certo, stesse certo, tecniche di una è persona esatto giovane, ma anche in un anziano non fai le stesse tecniche che fai un ragazzo o una ragazza, va bene? Si fanno altre tecniche, per questo è bello potersi specializzare anche in tante cose, avere anche tante piccole armi, tante frecce, Certo. no, del proprio arco, per avere un Bene. campo più ampio e aiutare più persone possibile. Grazie Bene, dottore, è stato un carissima, è piacere. stato veramente un Alla piacere. prossima, Alla grazie prossima. mille. Arrivederci. E Arrivederci. grazie per aver scelto il mio studio. Grazie a lei.